È veramente incredibile come quasi ogni volta che la Marvel potrebbe fare qualcosa di buono, riesca clamorosamente a rovinarsi con le proprie mani. Oggi parliamo di Moon Knight, una serie piena di spunti interessanti, nuovi e più maturi rispetto alla maggior parte dei prodotti Marvel, con un ottimo inizio, uno sviluppo traballante e un tracollo finale da Guinness dei primati. Moon Knight è la prima e unica serie finora dalla nascita di Disney Plus che io abbia visto. Ho evitato come la peste Loki, Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e tutta quella roba lì, semplicemente perché del Marvel Cinematic Universe, dopo aver recuperato Eternals e la visione al cinema di No Way Home, ne avevo piene le tasche. Non ne posso più di tutti questi inutili e disastrosi collegamenti tra i film. Figuriamoci se ci mettono di mezzo pure le serie. Ho deciso di dare una chance a Moon Knight proprio per la mancanza di questo fattore. Sembrava cioè essere un prodotto potenzialmente scollegato dall'MCU. Primo, perché il protagonista non era mai stato inserito in nessun film. Secondo, perché non era uscita nessuna notizia ufficiale di un possibile futuro inserimento nel franchise di questo nuovo eroe. Devo dire che da questo punto di vista la serie mantiene le impressioni iniziali. I collegamenti con l'universo Marvel non ci sono, o sono talmente flebili ed inconsistenti che non li ho personalmente avvertiti. Questo è il principale motivo che mi ha portato a cominciare la serie, oltre ovviamente alla presenza di Oscar Isaac. Ciò che invece mi ha spinto a continuarla e a non dropparla dopo pochissimo, come è successo ad esempio con WandaVision e What If, è stato quello che ho trovato nel primo episodio. A me l'episodio pilota di Moon Knight è piaciuto tantissimo, l'ho visto praticamente 3 volte nel giro di 2 giorni. Aveva tutto quello che ad una serie del genere si potesse chiedere. Ti presenta benissimo ed in poco tempo il personaggio principale, facendoti subito empatizzare con lui e con la sua situazione. Il ritmo è veloce, dinamico e ci sono degli stratagemmi narrativi per nascondere le parti più violente. Stiamo comunque parlando di un prodotto Disney indirizzato anche ai ragazzi più giovani, senza però eliminarle del tutto. Con il progredire dell'episodio aumenta anche il mistero. Gli sceneggiatori sono stati bravi a metterti in sordina degli interrogativi e successivamente avranno risposte veramente tanto significative per la serie. La cosa che più di tutte mi aveva incuriosito però era la presenza della mitologia egizia. Volevo vedere dove questo fattore avrebbe condotto la serie, magari facendole assumere un'atmosfera avventurosa ed esplorativa come quella dei vecchi film della mummia. C'è addirittura una sequenza dalle tinte horror. Per me questo primo episodio è stata una piacevole e continua sorpresa, fatta eccezione per una CGI non proprio eccezionale, ma essendo comunque una serie TV, quindi con un budget ridotto e dilatato rispetto ad un film, è un difetto che si può perdonare. Non ho mai letto i fumetti di Moon Knight e prima della serie nemmeno conoscevo il personaggio, quindi non posso fare una comparazione con la sua versione cartacea, ma posso dire che probabilmente è stata anche la mia ignoranza verso questo argomento ad incrementare la mia curiosità per gli episodi successivi. Con il progredire della serie vengono inseriti nuovi misteri ed affrontati delicati argomenti riguardanti problemi mentali che mai mi sarei aspettato di trovare all'interno di un prodotto Marvel. Ma al tempo stesso tutte queste belle intuizioni non vengono assolutamente gestite al meglio. Le tinte horror presenti in un paio di sequenze dei primi episodi spariscono completamente, facendo presto perdere a Moon Knight un tocco che sembrava particolarmente calzante per il tipo di storia e per il personaggio protagonista. L'atmosfera esplorativa cerca di venire fuori, ma lo fa in maniera veramente molto timida, soprattutto a causa di scelte di sceneggiatura a dir poco discutibili. Ed è proprio la sceneggiatura che andando avanti si perde completamente per strada, culminando in un tripudio di insensatezze che faccio fatica a credere siano state scritte dagli stessi autori dei primi episodi. I personaggi, per quanto inizialmente ben raccontati, finiscono con il perdersi completamente in una storia priva non soltanto di logica interna alla propria narrativa, ma di basilari deduzioni universali. Moon Knight risulta così essere per Marvel un'occasione persa per sfornare un prodotto in grado di reggersi sulle proprie gambe, qualitativamente superiore rispetto alla media di ciò che da anni produce. Per parlare più a fondo della sceneggiatura sarò ovviamente costretto a fare spoiler, quindi per chi non abbia ancora visto la serie consiglio di non proseguire con la visione del video. Gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Cominciamo parlando di quello che per me è l'aspetto più interessante dell'intera serie e probabilmente anche la più grande occasione sprecata: il disturbo dissociativo dell'identità del protagonista. Come detto precedentemente, ho molto apprezzato il voler affrontare un argomento così delicato
all'interno di un prodotto Marvel. E devo dire che ho trovato azzeccatissimo il modo in cui è stato introdotto gradualmente nei primi episodi. Prima con questi blackout da parte di Steven, soprattutto nei momenti di maggiore pericolo. Poi, una volta che Mark ottiene il controllo del corpo, è lui ad avere dei momenti di buio. Una trovata intelligente per utilizzare lo stesso stratagemma senza annoiare lo spettatore. Come mi è anche piaciuto l'approfondimento di queste due distinte personalità e l'intensificarsi del loro rapporto, soprattutto durante l'esplorazione del passato di Mark, quando cercano di equilibrare la bilancia, dove scopriamo come e perché sia nato Steven e quando ha cominciato ad essere lui il principale guidatore del corpo. Per quanto sia stato bello da vedere, questo mi ha comunque subito portato a chiedermi perché Steven fosse così attaccato alla madre, tanto da chiamarla ogni giorno e da raccontarle tutto della sua vita, quando è stato proprio lui a subire gli abusi. Ma questo interrogativo, che magari mi sarò fatto soltanto io, viene completamente ignorato. È un difetto da nulla se pensiamo a come sia stata trattata la terza personalità all'interno della serie. Lasciando perdere un attimo il protagonista, no, qui non siamo la Marvel, quindi ne parliamo davvero. Presenza apertamente dichiarata fin dall'inizio del terzo episodio, di cui poi non sappiamo assolutamente nulla. Nemmeno ci viene presentata se non nella scena post-credit. Una follia assoluta, soprattutto se si pensa che è proprio lei a vincere lo scontro finale con Arrow, che avviene off camera utilizzando il solito stratagemma. Ma stavolta non mi sta più bene. Non puoi risolvere tutta la serie senza farmi vedere quello che è successo. Se una volta che Mark e Steven hanno imparato a collaborare, mi utilizzi nuovamente la perdita di coscienza per farmi capire che c'è anche qualcun altro, va benissimo, ma poi devi farmelo conoscere, approfondirlo, altrimenti che senso ha averlo messo in mezzo? Anche perché si scava molto nella psiche del protagonista, soprattutto durante i tuffi nel suo passato. È lì che doveva uscire la terza personalità ed unirsi con i due per equilibrare la bilancia. Che senso ha che questa bilancia si equilibri proprio con la perdita dell'anima di Steven? Restano comunque sempre in due, vista l'esistenza di Jake. Avrebbe avuto molto più senso far arrivare l'equilibrio tra i piatti pesando anche il terzo cuore. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare, e nemmeno di poco, ma in generale è tutto quello che avviene in quella sorta di ospedale psichiatrico immaginario a non avere senso. Perché lì Arrow viene visto da Steven e Mark come un personaggio positivo? A cosa serve farci rivedere quel posto ed Arrow con i piedi insanguinati quando Mark e Steven vengono liberati da Khonshu? Quelle scene non le ho veramente capite. Per me, tutta la parte dell'ospedale avrebbe tranquillamente potuto essere tagliata e sostituita con l'approfondimento della terza personalità. L'avrei trovato di gran lunga più sensato. Un'altra cosa che mi ha completamente mandato fuori di testa è stato come hanno trattato l'antagonista. Anche Arrow viene inizialmente ben rappresentato. Ci fanno capire le sue ideologie, le sue motivazioni, qualche accenno al suo passato, ma poi la cosa muore lì. Anche lui, come tutte le cose più interessanti, viene presentato con basi solide, in grado di catturare la curiosità dello spettatore per poi farlo perdere in una storia veramente mal raccontata e campata per aria. Anche la morte del padre di Layla, che viene nominata un centinaio di volte e portata avanti come chissà quale segreto di stato, con questo misterioso collega di Mark. Io lì mi aspettavo qualcosa, magari che fosse stato proprio l'intervento di Jake a far degenerare la situazione, magari una presentazione di questo collega. Invece ci fanno vedere come Khonshu con due frasette intorta Mark dopo che è stato sparato e la cosa finisce lì. Si fermassero qui i problemi della serie, ma magari se andiamo a farci domande su tutto quello che succede negli ultimi episodi non ne usciamo più. Layla che non vuole diventare avatar di Khonshu perché non si fida di lui, Mark l'ha avvertita e 2 minuti dopo diventa l'avatar dell'ippopotamo. Ma che ti dice che di lei ti puoi fidare? E perché poi il suo costume c'ha le ali? Io lì così F4, basito. Gli altri avatar invece lasciamo proprio perdere. Arriva Arrow nella piramide, incazzatissimo perché lui c'ha da liberarmi, e tu ti fermi. Nessuno fa niente, nessuno che indossa un costume. Oh, ma che vogliamo fare? Me la volete dare una sveglia? Manco di... non lo sapevate, non avevano detto niente. Khonshu aveva avvertito. E perché poi gli unici dei presenti sulla Terra in carne ed ossa sono Khonshu e Ammit? Tutti gli altri dove sono? Perché non possono venire pure loro? Perché non possono venire tutti insieme e fanculo così a Ammit? Non c'ha senso, veramente non c'ha senso. Gli ultimi episodi sono una follia senza logica continua. Le prime 2 puntate della serie
sono belle, la terza traballa, ma possiamo starci, gli ultimi 3, boh, ma chi li ha solo pensati? Partendo comunque dal presupposto che secondo me 6 episodi per raccontare una storia del genere sono pochi. Se poi la metà viene buttata nel secchio, i risultati sono questi. Veramente un grandissimo peccato. All'inizio ero molto entusiasta di questa serie, invece è stata solo l'ennesima dimostrazione dell'incapacità da parte di Marvel di scrivere storie con all'interno un minimo di logica e coerenza narrativa. A me il personaggio di Moon Knight comunque è piaciuto, anche da un punto di vista meramente estetico. Continuo a vedere le potenzialità di una storia ben scritta costruita attorno a questo personaggio, ma dubito ne vedremo mai la luce, anche perché è stato dichiarato apertamente che non ci sarà una seconda stagione. Che altro dire? Volevo andare al cinema a vedere il nuovo Doctor Strange, soprattutto per la presenza alla regia di Sam Raimi, ma a questo punto ho paura di quello che potrei trovarmi davanti. Sia Wanda che Stephen Strange sono personaggi che hanno da sempre attirato molto la mia curiosità, ma chissà per quale motivo ho la netta sensazione che siano entrambi stati trattati dagli sceneggiatori con lo stesso riguardo di Mark Spector. Penso che lo scoprirò non appena troverò il coraggio di andare al cinema per vedere quel film. Magari so scemo io, se so scemo io ditemelo, qualcuno mi spieghi quello che ho visto perché io non lo so.